Oggi parliamo di una delle figure più oscure della storia, una donna di cui ci è stato consegnato un resoconto assai agghiacciante, venendo dipinta come una spietata serial killer senza scrupoli. Stiamo parlando di Elizabeth Bathory, conosciuta anche come Elizabeth o Elisabetta in Italia. È stata soprannominata la Contessa Dracula o la Contessa Sanguinaria. Alcuni dicono che lo scrittore irlandese Bram Stoker, autore del celebre romanzo del 1897 dal titolo Dracula, si sia ispirato proprio a lei per creare il vampiro più famoso che ci sia, e non a Vlad III di Valacchia, conosciuto come Vlad l'Impalatore, anche se con molta probabilità prese spunto da entrambi. Ma la storia che ci è stata tramandata di Elizabeth è vera o semplice frutto di una leggenda nera? Elizabeth nacque il 7 agosto del 1560 a Nirbator, un villaggio che si trovava nella parte nord-est dell'Ungheria, ma fu allevata in Transilvania, in una delle proprietà di famiglia. La sua era una delle famiglie più antiche e potenti della nobiltà protestante transilvana, di cui fecero parte vari eroi di guerra, un cardinale e Stefano I Bathory, principe di Transilvania e poi re di Polonia, di cui lei era nipote. Nell'Ungheria dell'epoca i matrimoni tra consanguinei non erano inusuali, poiché permettevano di mantenere pura la linea nobiliare. Il padre e la madre di Elizabeth, George ed Anne Bathory, erano cugini, e molti erano i membri della famiglia che soffrivano di malattie del sistema nervoso. Mostravano segni di epilessia, schizofrenia e altri disturbi mentali. Secondo molti, la follia della donna deriverebbe proprio dalla nascita incestuosa. Fin da bambina anche lei dava segni di squilibrio, manifestando sbalzi di umore che la portavano a passare repentinamente dalla quiete alla collera. Sembra però che la giovane Elizabeth si distinse fin da piccola per la straordinaria bellezza ed intelligenza, in un'epoca in cui anche molti nobili erano analfabeti. Lei era invece istruita e oltre all'ungherese parlava diverse lingue: slovacco, francese, latino, tedesco e greco antico. Nel 1571, all'età di 11 anni, fu promessa in sposa al conte Ferenc Nadasdy, di 5 anni più grande di lei, che faceva parte di un'importante e illustre famiglia, e andò a vivere presso il confine austriaco, nel castello di Nadasdy. L'8 maggio del 1575, all'età di 15 anni, sposò il fidanzato, a Varanno, in Slovacchia. Al matrimonio furono invitate le più grandi eccellenze del tempo, anche Massimiliano II, sovrano del Sacro Romano Impero, il quale, tuttavia, a causa della lontananza, non poté partecipare, ma inviò una delegazione a suo nome, con un costoso gioiello come regalo di nozze. Data l'importanza della famiglia Bathory, Elizabeth, dopo il matrimonio, non cambiò il suo cognome e insieme al marito andò a vivere in un castello. Ferenc era un buon atleta e all'epoca faceva parte di un gruppo di spadaccini, noto come Terribile Quintetto. Si dice che l'uomo amasse torturare i servi senza ucciderli, e a quanto pare una delle sue torture preferite consisteva nel cospargere di miele delle ragazze nude e lasciarle legate vicino alle arnie di sua proprietà, colme di api. Lui però era frequentemente lontano da casa per combattere la guerra contro gli ottomani. Elizabeth rimaneva da sola, fra le stanze del castello, e per non annoiarsi si circondava di servi e dame di compagnia. Nei primi 10 anni di matrimonio non ebbe figli, ma nei 9 anni seguenti ne partorì 4, 3 femmine e un maschio. Si dice che verso i 18 anni rimase incinta di uno dei servi del castello. Furioso per essere venuto a conoscenza della relazione illegittima, Ferenc ordinò che il giovane fosse castrato e giustiziato. Elizabeth partorì una bambina e fu costretta ad affidarla a un contadino. Secondo la leggenda popolare, questa bambina fu la progenitrice di alcune delle famiglie più antiche della zona. Si dice che adorasse i suoi bambini e fosse una madre molto protettiva,
ma altre storie sul suo conto dicono il contrario. Quando il marito era lontano da casa, si dice che Erzsébet facesse visita alla contessa Carla, sua zia, una donna perversa e dissoluta, a cui piaceva avere rapporti sessuali con altre donne, e organizzava delle orge a cui avrebbe partecipato anche Erzsébet, tradendo il marito. Proprio tramite Carla conobbe Dorotea, conosciuta come Dorca, un'esperta di magia nera che insieme al suo servo, Torco, le insegnò i segreti e le pratiche della stregoneria, e anche questo contribuì a sviluppare in lei un sadismo incontrollabile. In una sua presunta lettera scrisse al marito: «Ho appreso da Torco una nuova deliziosa tecnica. Prendi una gallina nera e la percuoti a morte con la verga bianca. Ne conservi il sangue e ne spalmi un poco sul tuo nemico. Se non hai la possibilità di cospargerlo sul suo corpo, fai in modo di procurarti uno dei suoi capi di vestiario, per poi impregnarlo col sangue». Da quel momento, fra le mura del castello, si sviluppò un vero e proprio inferno. La fuga di una serva veniva considerata da Erzsébet un affronto intollerabile, e la punizione in questi casi era terribile. Si dice che una sera una ragazza di 12 anni riuscì a fuggire dal castello, ma poco dopo venne acciuffata e non appena fu condotta dalla contessa fu costretta a entrare in una gabbia, troppo stretta per sedersi e troppo bassa per stare in piedi. La gabbia venne sollevata da terra tramite delle carrucole e spinta contro dei paletti appuntiti. A manovrare le corde in modo che la gabbia si muovesse fu un valletto nano al servizio di Erzsébet, Fizko, e il corpo della ragazza venne fatto a pezzi. Ma gli episodi di violenza furono tanti. In un'altra occasione si dice che in pieno inverno fece condurre delle ragazze nude nel cortile sotto la sua finestra e ordinò di versare acqua su di loro. Le ragazze morirono per assideramento. In quanto a crudeltà, suo marito non era inferiore a lei. Si dice che una volta una serva disse loro di essere malata. Ai due sposi, però, venne il sospetto che fingesse, e così fecero infilare fra le sue dita dei pezzi di carta impregnati d'olio, ai quali fu poi dato fuoco. Dopo questo fatto nessuno osò più dichiararsi ammalato. La morte del fratello di Erzsébet, che era senza figli, avvenuta nel 1600, fece ottenere alla donna una consistente eredità. Suo marito combatté con successo i turchi e la sua grande fama di guerriero gli valse il nome di Cavaliere Nero d'Ungheria. Sembrava invincibile, ma il 4 gennaio del 1604, nel corso dell'ennesima battaglia contro gli ottomani, morì, inaspettatamente e per cause mai chiarite. Con la sua morte, ovviamente, le ricchezze di Erzsébet aumentarono. Si ritrovò a gestire possedimenti ovunque, dalla Transilvania all'Austria, inclusi castelli, terreni, villaggi e perfino città. Come è facile intuire, tutto ciò le dava un grande potere. Tuttavia, nel privato si rivelò una persona mentalmente instabile e i segni della sua pazzia si palesarono sulle sue serve, castigate sempre più duramente per i loro apparenti errori. Sotto tortura, dei testimoni affermarono che un giorno Erzsébet picchiò con forza una domestica e alcune delle gocce di sangue della ragazza schizzarono sulla sua mano. Erzsébet in seguito credette che in quel punto specifico della propria mano la sua pelle fosse ringiovanita. Così la contessa chiese delucidazione agli alchimisti, che pur di compiacerla si inventarono una leggenda che raccontava di una giovane vergine il cui sangue aveva avuto gli stessi effetti sull'epidermide raggrinzita di un aristocratico. Erzsébet così finì con il convincersi di aver trovato il suo elisir di giovinezza. Cominciò a credere che bagnarsi nel sangue di giovani vergini, o addirittura berlo, le avrebbe garantito bellezza e giovinezza eterna. Si presume che abbia cominciato ad uccidere giovani vergini tra il 1585 e il 1610. Torturò e uccise barbaramente giovani contadine e in seguito anche le figlie della piccola nobiltà.
Nel 1609 Erzsébet istituì nel suo castello un'accademia che aveva come fine apparente quello di educare ragazze provenienti da famiglie agiate. Le ragazze venivano chiuse in catene all'interno di celle buie e poi torturate. Ad alcune venivano praticati tagli o addirittura amputazioni al fine di raccogliere sangue. Ad altre vittime, invece, legate a testa in giù, veniva recisa la gola. Quando il sangue fluiva, veniva subito raccolto e usato da Erzsébet. Si narra che la contessa abbia fatto costruire da un orologiaio svizzero un marchingegno simile alla Vergine di Norimberga, chiamata anche Vergine di Ferro. Il marchingegno aveva la forma di una donna e ogni qualvolta una ragazza le si avvicinava, alzava le braccia e stringendola in una mossa mortale, la uccideva. In questo modo Erzsébet si procurò per lungo tempo il sangue necessario per i suoi bagni di giovinezza e il fatto che a quanto pare lo bevesse pure le fece guadagnare l'appellativo di Contessa Vampira, motivo per cui fu poi accostata anche alla figura del conte Dracula. Col tempo però le sparizioni delle giovani ragazze cominciarono a creare sospetti e quando le denunce per le sparizioni delle giovani aristocratiche arrivarono alla Chiesa Cattolica, l'imperatore del Sacro Romano Impero, Mattia II, intervenne, ordinando un'indagine sulla contessa. Gli inviati dell'imperatore entrarono di nascosto nel castello e la colsero sul fatto, mentre torturava alcune ragazze. Trovarono anche diversi cadaveri e donne ancora vive, con parti del corpo amputate. Le pareti dei sotterranei e qualsiasi cosa fosse lì presente era letteralmente intrisa di sangue. Nel 1611 la contessa e i suoi fedeli servitori, che erano stati suoi complici, vennero processati e incarcerati. Si dice che Erzsébet fu murata viva, in una stanza del suo castello, con un solo foro per ricevere il cibo. A quanto pare si spense proprio lì, 4 anni più tardi, lasciandosi morire di fame. Il numero esatto delle sue vittime non è mai stato chiarito, ma dai suoi diari e dai suoi appunti, sempre ammesso che non siano stati falsificati, emergono 650 nomi, accuratamente trascritti. Il numero delle vittime è stato poi ridotto dagli storici, tra le 100 e le 300 circa. La storia di Erzsébet nel tempo ha creato attorno a sé sfumature leggendarie ed è condita di tradizioni popolari che l'hanno fatta diventare un personaggio di culto nell'immaginario vampiresco. Gli storici moderni, soprattutto quelli ungheresi, hanno però rivalutato il suo personaggio, mettendo in dubbio tutte le vicende che sono state raccontate. E su di lei, infatti, c'è un'altra teoria. Si pensa che probabilmente Erzsébet fu vittima di una cospirazione politica, volta a distruggerla e a ridimensionare il potere della sua famiglia. Mattia II aveva un grande debito nei confronti di Ferenc e di conseguenza, alla sua morte, nei confronti della moglie. Secondo la legge dell'epoca, se un nobile veniva accusato di omicidio e condannato a morte, tutti i suoi beni sarebbero passati alla corona. Condannando Erzsébet, Mattia II avrebbe quindi estinto il suo debito e ci avrebbe anche guadagnato. Proprio per questo probabilmente si oppose alle richieste del clero di processare Erzsébet per stregoneria, cosa che avrebbe portato alla confisca dei suoi beni da parte della Chiesa. Le dicerie riguardo le morti del castello avrebbero fornito la scusa a lui e al conte di Transilvania di appropriarsi legalmente della fortuna dei Báthory. Eppure Erzsébet non subì un vero e proprio processo. Fu condannata infatti sulla base di confessioni estorte con la tortura. Molti diedero testimonianze basate su dicerie e non su qualcosa vista coi propri occhi. Nessuno inoltre accennò ai bagni nel sangue delle vittime. Questo aspetto della vicenda emerse secoli dopo e probabilmente fu alimentato proprio dalla leggenda nera e dalla superstizione popolare che si creò attorno alla figura di questa donna. Erzsébet però non era una sciocca e poco prima di morire fece testamento in favore dei figli, lasciando Mattia II a bocca asciutta.
Della vita di Erzsébet, quindi, abbiamo due versioni contrapposte. Da un lato, la donna malata, sadica e violenta, che uccise tantissime ragazze. Dall'altro, la vittima di un complotto politico, volto a eliminare una delle donne più potenti e colte dell'Ungheria dell'epoca. La contessa Erzsébet Báthory è stata davvero una spietata serial killer o la sua storia è soltanto una leggenda?